Ragazzi, questo è un quartiere molto locale, quindi se vi piace l'idea di vedere una Bangkok diversa dai soliti posti più turistici, passate da questo quartiere, è davvero bello ed interessante. C'è un posto dove ci piace sempre tornare, un quartiere che ancora riesce a mantenere la sua identità, in una città sempre più cosmopolita come Bangkok. Oggi siamo usciti dalla parte moderna e caotica di Bangkok, vale a dire la Sukhumvit, e ci troviamo in un quartiere un po' più tradizionale, più locale, e in questo momento ci troviamo a Klong Bang Luang. Su Google lo trovate come un floating market, ma in realtà potete camminare attraverso i ristoranti, i negozietti lungo il canale. Per avere una prospettiva diversa potete anche prendere queste long tail boat che vi fanno fare questo giro organizzato e avere una prospettiva diversa di questo quartiere. Questo quartiere, come avete visto, conserva ancora tutta una sua tradizionalità, soprattutto per questi ponticelli molto tipici dove passano i motorini e anche persone, sono molto caratteristici. E questi motorini appunto che si districano nelle viette. È molto bello questo quartiere, sta diventando sempre più turistico, soprattutto per il Wat Phak Nam, che è questo tempio che racchiude questa statua gigantesca del Buddha. Ve lo facciamo vedere fra poco però. Prima volevamo spiegarvi meglio come raggiungere il quartiere di Phasi Karoen. Basta infatti prendere la metro e scendere alla fermata Bang Pai ed uscire a sinistra se volete andare verso il Klong Bang Luang o a destra se volete raggiungere il Wat Phak Nam. Adesso ci dirigiamo alla statua del Buddha gigante e per farlo bisogna attraversare questo villaggio e solitamente a quest'ora del giorno ci sono tutti gli studenti che escono da scuola, ci sono delle scuole elementari e medie e è bello, è una bella atmosfera. Ogni tanto qualcuno ci saluta e ci sorride e ci vede con la fotocamera. Soprattutto perché ci vede con la fotocamera e vuole essere ripreso. Esatto. Hello! Hello! Ecco appunto come stavamo dicendo, è troppo bello. Passeggiamo per circa 10 minuti tra le tipiche abitazioni in legno, fino all'ingresso del Wat Phak Nam. È difficile descrivere la sensazione nel vedere il Buddha da qui, è bellissimo, cioè è immenso. Questa è la statua più grande di Bangkok, è alta 69 metri e larga 40 ed è interamente costruita in bronzo. Sì, a me piace un sacco questo posto, è bellissimo. Sì, è davvero difficile descrivere l'emozione nel vederla quando si arriva nel corridoio, cioè quando si percorre il corridoio per arrivare. È davvero bello, poi è di un oro con questi edifici intorno che la circondano, è stupenda, è davvero un'opera bellissima, oltretutto anche molto recente sappiamo, però non so bene dire quando è stata l'anno. Esatto, tra l'altro venire qua è gratuito, non costa assolutissimamente niente. Sì, si può lasciare qualche offerta però per supportare la comunità. Qui c'è un cartello che spiega brevemente la storia di questo Buddha, dal suo peso alla sua costruzione. Pesa 741 tonnellate, tutta la struttura completa. I lavori di costruzione sono iniziati sabato 4 marzo 2017 e sono terminati sempre di sabato 19 giugno 2021. Al centro della statua c'è un cuore d'oro al suo interno che pesa 6 kg. La sua imponenza viene percepita meglio passeggiando nei dintorni ed addirittura dai finestrini della metro mentre si raggiunge il quartiere.
All'interno del Wat Phak Nam si può salire sulla pagoda di 5 piani alle spalle del Buddha. Qui si può visitare gratuitamente un museo con vari cimeli. È incredibile pensare che tutte queste decorazioni siano fatte interamente a mano. È impressionante, sembra carta stampata. All'ultimo piano vi accoglie una pagoda in vetro, contenenti le reliquie del Buddha, anche questa tutta decorata meticolosamente. Dal quinto piano è possibile anche uscire, dove c'è tutta una balconata che circonda la stupa e si ha una bellissima vista sul quartiere, sulla zona. Ma con la nostra fortuna Piove. Semplicemente piove e tanto. Si è messo a piovere abbastanza forte e noi staremo richiusi qua dentro finché non passa. Che tra l'altro aggiunge quell'atmosfera sempre magica, bella, quindi non è così male, ecco, dai. Sì, diciamo che non ci dispiace stare qui dentro. No, esatto. Per fortuna la pioggia non è durata molto e ne abbiamo subito approfittato per raggiungere uno dei nostri caffè preferiti a Bangkok. Speriamo di non lavarci, visto che qui quando piove viene giù forte. E di non cadere perché si scivola. Infatti ogni volta abbiamo paura di scivolare su queste piastrelle abbastanza lisce. Tra l'altro, per raggiungere questo caffè si passa da dietro la statua del Buddha ed è molto bella anche da dietro, infatti adesso ve la mostriamo. Praticamente siamo su questo ponticello sopra il fiume, davvero bello. Vedete? È proprio qui dietro a noi. Sì, e nella zona ci sono altri templi da andare a vedere, a visitare. Secondo voi perché mi piace questo posto? Indovinate un po'. Questo è come dovrebbe essere il mio salotto di casa. Questo posto si chiama Masonia Tree and Coffee Café, molto Sì, bello. Se vi dovesse interessare e anche voi amate le piante come me, questo è il posto che fa per voi. Oltretutto ci sono anche i libri di architettura e interior designer, quindi è il mio posto ideale, diciamo, dove venire a far merenda, quindi l'abbiamo trovato. Mi dici qualcosa? Sì, che mi piacciono tantissimo le piante e io le voglio così tante a casa nostra. Buonissimo, smoothie alla fragola, rinfrescante. Io ho ordinato il mio bel espresso e me lo sto gustando su questo divanetto, sembra di stare nel salotto di casa. Tra l'altro il caffè è molto buono, per soli 50 baht, molto buono davvero. In questa tazza di vetro, bella. Speriamo che il video vi sia piaciuto e che l'abbiate trovato interessante. Voi avete mai visitato questa zona di Bangkok?
Siamo un po' curiosi, quindi scrivetecelo nei commenti e fateci sapere anche qual è la vostra zona, il vostro quartiere di Bangkok preferito. Sì, noi finiamo la nostra merenda, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Grazie. Ciao! Ciao ciao.